Ciao a tutti, come promesso e come avevate già visto nel mio video di cosa mangio in un giorno in giro per Cagliari, vi ricordate? Oggi vedrete la preparazione dello spezzatino con patate in pentola a pressione. In tantissimi mi avete richiesto questa ricetta e quindi eccomi qui. Semplicissimo e molto più veloce rispetto alla cottura tradizionale. Sia la carne che le patate resteranno tenerissime, si scioglieranno in bocca e avrete in poco tempo un piatto unico completo davvero gustoso. A fine video troverete gli ingredienti e ora iniziamo subito a pelare le patate, che poi taglieremo a cubetti medi. Ho l'aiutante. Una patata bruciata. Sì. Ciao ciao! Poi ci occuperemo della carota e della mezza cipolla che dovremo tritare grossolanamente. Nel frattempo babbo continua. Adesso con la patata. Bravo babbo. E la terza patata. All'interno della pentola a pressione verseremo l'olio extravergine d'oliva, il trito di carote e cipolla e faremo rosolare per circa 3 minuti a fiamma moderata. Trascorso questo tempo aggiungeremo la carne di manzo, quella adatta allo spezzatino, per cui già tagliata così a pezzetti, a cubetti. Mescoliamo, facciamo rosolare per altri 3 minuti a fiamma media mescolando e trascorso questo tempo potremo aggiungere il vino rosso e facciamo sfumare per altri 5 minuti a fiamma alta. Poi aggiungiamo anche la polpa di pomodoro a dadini, aggiustiamo di sale, io ne aggiungo 2 bei pizzichi, mescoliamo e aggiungiamo l'acqua tiepida fino a ricoprire tutta la carne. Chiudiamo la pentola a pressione e attendiamo che la valvolina faccia il fischio. Non appena lo sentiremo, imposteremo il timer per 30 minuti. E siccome non si può mescolare, visto che il coperchio non si può sollevare così come quelli classici appunto durante la cottura, ogni tanto ricordatevi di muovere leggermente la pentola in senso circolare per smuovere un pochino ciò che sta nel fondo. Io diciamo che lo faccio sempre 2 volte, 1-2 volte, ecco. Trascorso questo tempo spegniamo momentaneamente il fornello e inserendo i rebbi di una forchetta sotto la valvola la terremo aperta in questo modo per far fuoriuscire tutto il vapore e consentire così alla valvola rossa di sicurezza di abbassarsi del tutto. Quindi una volta che sarà tutta giù, allora potremo aprirla. Aggiungiamo le patate e il sale, sempre a piacere, e mescoliamo. Chiudiamo il coperchio, riaccendiamo il fornello a fiamma media e dal momento che farà di nuovo il fischio imposteremo il timer per altri 15 minuti. Ora avete 2 opzioni: o procedere così come ho fatto io e quindi far completare la cottura con il coperchio fino alla fine. In questo modo si otterrà uno spezzatino più umido, con tanto sughetto e si potrà gustare anche il giorno dopo, senza il rischio che si asciughi. Oppure, se vi piace più denso e cremoso, allora potrete far completare la cottura, diciamo ecco gli ultimi 7-8 minuti a pentola scoperta, sempre ovviamente procedendo nello stesso identico modo che vi ho mostrato prima, quindi prima di aprire la pentola a pressione assicuratevi che appunto fuoriesca tutto il vapore e che la valvolina di sicurezza si sia tutta abbassata. Faremo appunto completare la cottura così a fiamma medio-bassa e in questo modo il liquido verrà assorbito di più. A noi piace molto di più così
così umido, perché capita spesso di gustarlo anche il giorno dopo e resta veramente perfetto, come appena fatto. Oltretutto, una volta che si fredderà del tutto, le patate assorbiranno veramente tantissimo liquido. Ed ecco il nostro super piatto pronto. Spero tanto che vi sia piaciuto, è veramente gustosissimo. Saluto tanto Alessandra, Enza e Roberta. Un abbraccio forte forte a tutti voi e ora lascio la parola all'esperto. Babbo, Ciao! sei pronta a gustarti Sì, sì, io sono prontissimo, prontissimo. a gustarti Sì, questo bel be- piatto? Sì, sì, un bello spezzatino. Che buono, una bella ripresa dall'alto per Babbo. Sì. Adesso inizio a mangiare, ad assaggiare la carne. Attento che potrebbe essere bollente. Ah, bocca d'amianto. Buona, tenera tenera. I commenti... Sì, sì. Adesso assaggiamo. guarda, si vede quanto è tenera. Vai, pungi. Buona. Che meraviglia. E guarda che bel sughetto. Sì, non c'è bisogno di usare neanche il coltello. Guarda, è tenerissima. Guarda, vedi, guarda. Sì. E poi cottina un attimo. Quindi, Babbo, consigli questo piatto agli amici di YouTube? Consigliatissimo. Mangia, mangia. Buonissimo. Formidabile. Ciao ciao amici. Continua a mangiare.